Ciao, benvenuto su Excel Surprise, la playlist di InfEMath dove ogni foglio di calcolo nasconde un'idea brillante. In ogni video ti mostrerò un metodo semplice, rapido e innovativo per risolvere un problema concreto con Excel. Oggi voglio rispondere a una delle domande che ricevo più spesso. La domanda è: posso contare o sommare le celle colorate in Excel senza usare le macro? La risposta è sì, ed esistono almeno due metodi molto interessanti. Vedremo infatti un metodo semplicissimo che sfrutta le tabelle di Excel, il filtro per colore e la funzione subtotale, e un secondo metodo più avanzato che utilizza info.cella e la gestione nomi per ottenere automaticamente il codice colore delle celle. Entrambi i metodi funzionano senza VBA e senza macro. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Sei pronto? Iniziamo! Immaginiamo di avere un elenco di vendite. Lo stato di ciascun ordine è identificato dal colore della riga. Qui ti ho messo una breve leggenda sul significato dei vari colori utilizzati. Dobbiamo calcolare per ciascuna tipologia di ordine identificata dal colore della riga il numero di vendite e il relativo importo totale. In una situazione di questo tipo, il metodo più semplice e affidabile è questo. Seleziona una qualsiasi cella dell'intervallo e con la combinazione di tasti CTRL-T crea una tabella con intestazioni, conferma con OK e successivamente aggiungi la riga totale e se vuoi rimuovi i pulsanti filtro. Come puoi notare, nella riga totale è stata inserita la funzione subtotale e il primo parametro uguale a 109 effettua la somma delle celle visibili. Voglio ora contare anche le vendite e perciò in una cella qualsiasi della riga totale seleziono dall'elenco la funzione conteggio. Come puoi notare, il primo parametro è 103 e il 103 è il parametro che effettua il conteggio delle celle visibili. Se avessi digitato solamente 3, avrei effettuato il conteggio di tutte le celle, anche quelle nascoste. Se vuoi, puoi andare a riguardare il video sulla funzione subtotale nella mia playlist sulle funzioni di Excel. A questo punto è semplicissimo calcolare i totali per colore. Proviamo ad esempio a calcolare i totali delle righe verdi, cioè degli ordini confermati. Mi posiziono in una cella verde, clicco il tasto destro, poi su filtro ed infine filtro in base al colore della cella selezionata. In questo modo vengono selezionate solo le righe di colore verde e vengono calcolati sia il numero delle vendite che l'importo totale. Per rimuovere il filtro puoi cliccare su una cella con il tasto destro, selezionare Filtro, Cancella filtro da importo. In alternativa puoi lasciare attivo il pulsante Filtro e filtrare la colonna importo oppure qualsiasi altra colonna in base al colore, scegliendo poi il colore in base alle tue esigenze. In questo modo il filtro potrà essere applicato oppure eliminato direttamente dalla riga delle intestazioni. Come avrai notato, questo metodo è velocissimo, molto semplice, non richiede formule particolari ed è perfetto quando lavoriamo già con le tabelle in Excel. Lo svantaggio è che il risultato dipende dal filtro e quando andiamo a togliere il filtro perdiamo il conteggio relativo al colore. Per avere un risultato globale dobbiamo dunque filtrare in base a un colore, annotare a mano i risultati, togliere il filtro e ripetere questa operazione per tutti i colori presenti in tabella. Ovviamente è una procedura semplice, ma sicuramente non è la migliore. Vediamo ora un metodo decisamente più interessante. In questo esempio devo assegnare gli incarichi di docenza ad alcuni insegnanti di una scuola media in cui ci sono 2 classi prime, 2 classi seconde e 2 classi terze. Nella terza colonna della tabella, per ogni materia, è indicato il numero delle ore settimanali. Come puoi notare, i conteggi sono ancora azzerati, cioè il numero delle ore settimanali e il numero delle docenze assegnate ad ogni insegnante sono ancora a 0. Vorrei ottenere questo risultato. Seleziono una cella, copio il formato facendo doppio clic sul pulsante copia formato e assegno le ore di Bianchi Luca. Supponiamo che Bianchi Luca sia un insegnante di italiano.
assegno le ore in prima A, in prima B e già che ci siamo gli assegno anche le ore di storia. Come puoi notare gli ho già assegnato 16 ore settimanali e 4 docenze. Se gli assegnassi anche geografia, arriverei a 18 ore settimanali con 5 docenze. Premo il tasto ESC, seleziono un nuovo insegnante, doppio clic su copia formato e supponiamo di assegnare le ore di matematica e magari anche quelle di scienze. Come puoi notare, i conteggi si aggiornano automaticamente. Premo di nuovo ESC e nel caso decidessi di ridistribuire le ore, potrei cliccare nella cella non assegnate, doppio clic su copia formato ed eliminare alcune delle ore assegnate. Come puoi notare, i conteggi si aggiornano automaticamente. Per ottenere un risultato di questo tipo, dobbiamo utilizzare info.cella. Info.cella non è una normale funzione del foglio, infatti cliccando in una cella ed inserendo info.cella possiamo notare che tale funzione non esiste. Si tratta infatti di una funzione macro di Excel 4.0 e può essere utilizzata solamente all'interno dei nomi definiti di Excel, cioè all'interno della gestione nomi. È tutto molto semplice, ma prima di spiegarti la procedura, devo parlarti del Color Index di Excel. Nelle vecchie versioni di Excel, la tavolozza era composta da 56 colori, ognuno con il proprio indice. Dalla versione 2007 si è passati a oltre 16 milioni di colori. Per questo motivo, nell'esempio sulla distribuzione degli incarichi di docenza, ho utilizzato alcuni di questi 56 colori. Ora ti mostro anche i loro codici RGB, ovvero Red, Green e Blue, in modo che tu possa riuscire a colorare le celle in questo modo. Se tu volessi ad esempio colorare la cella con questo giallo chiaro, il suo codice RGB è 255, 255, 153. Selezionando una qualsiasi cella, puoi selezionare la scheda Home, cliccare su quella freccina qui accanto a colore riempimento, selezionare altri colori, cliccare sulla scheda personalizzati e inserire 255, 255, 153. Cliccando su OK otterrai il colore desiderato. La funzione info.cella riesce ad analizzare una cella e a trovare il codice colore. Se tu non utilizzassi uno di questi 56 colori, InfoCella potrebbe darti lo stesso codice per due colori molto vicini fra loro, ad esempio un giallo e un verde molto chiaro. Torniamo ora al nostro esercizio. Per prima cosa dobbiamo riuscire ad individuare il colore di queste celle. Per far questo, immediatamente a destra delle celle colorate ho creato una nuova colonna Color Index. Mi posiziono in questa prima cella, clicco su Formule, poi su Definisci nome ed assegno un nome a piacere, ad esempio colore docente. A questo punto, qui in basso, inserisco la formula uguale info.cella, aperta la parentesi tonda, e per individuare il colore dello sfondo di una cella il codice è 38. I codici di questa funzione vanno da 1 a 66, cioè questa funzione è molto potente e riesce ad individuare ben 66 caratteristiche di una cella. Magari se ti interessa, scrivimelo qui sotto nei commenti e ti farò un video al riguardo. Digito ora punto e virgola e come secondo argomento della funzione clicco nella cella che voglio analizzare. Successivamente premo F4 in modo da togliere il simbolo del dollaro ed avere un riferimento relativo. In questo modo il nome colore docente individuerà sempre il codice colore della cella che si trova immediatamente a sinistra rispetto alla cella in cui viene inserita la formula. Chiudo ora la parentesi e premo invio. Il nome è stato assegnato e digitando uguale colore e selezionando il nome colore docente con un doppio clic, premendo invio, siccome questo intervallo è stato formattato come tabella, la formula si espande verso il basso ed individua tutti i colori delle celle che si trovano immediatamente a sinistra di questa colonna. La cella bianca, cioè l'ora non assegnata, ha codice colore 2, la cella gialla codice 6 e la cella rossa ha il codice 3. Ora l'esercizio è molto semplice, poiché per il numero delle ore settimanali posso utilizzare la funzione somma se.
e per il numero delle docenze la funzione conta se. Iniziamo dal somma se. Inserisco la funzione, la scelgo dall'elenco e come intervallo di ricerca seleziono la colonna D della tabella, ovviamente cliccando qui in alto nella riga delle intestazioni. Digito punto e virgola e al posto di cercare il numero 3 per il rosso, siccome il codice che voglio individuare è quello della cella che si trova qui a sinistra della cella in cui sto inserendo la formula, posso utilizzare il nome colore docente. Lo seleziono dall'elenco e premo punto e virgola. Infine, come intervallo somma, seleziono la colonna C della tabella, sempre cliccando qui nella sua intestazione. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, Excel ha individuato l'esatto numero delle ore assegnate a Bianchi Luca. Contiamo ora anche il numero delle docenze. Inserisco la funzione conta se, la scelgo dall'elenco, come intervallo di ricerca seleziono la colonna color index, digito punto e virgola e al posto di digitare 3 per il rosso utilizzo di nuovo il nome colore docente. Doppio clic, invio. Per ottenere questo risultato è stato fondamentale colorare di rosso anche questa cella, poiché ti ricordo che il nome assegnato colore docente analizza il colore della cella immediatamente a sinistra. Se questa cella fosse stata bianca, le docenze assegnate sarebbero state molte di più. Seleziono ora le due celle contenenti le formule, trascino le formule verso il basso e ricopio senza formattazione. Prima di concludere, ti voglio far notare una cosa molto importante. La funzione infocella non è volatile e dunque, selezionando una qualsiasi cella e colorandola ad esempio di giallo, come puoi notare il color index non è cambiato, dovrebbe essere 6 ma è rimasto 2. In questi casi dovresti fare doppio clic all'interno della cella Invio per ottenere il risultato corretto. Per evitare questo problema ti ho già consigliato come fare. Seleziono una cella, fai doppio clic su copia formato e successivamente assegna le docenze. In questo modo i codici colore cambieranno immediatamente. Premi ESC per disattivare il colore e anche quando devi annullare l'assegnazione di un colore, non selezionare qui nessun riempimento e nemmeno il colore bianco, ma seleziona una qualsiasi cella di colore bianco, copia il formato e clicca sulla cella che ti interessa per annullare l'assegnazione. Se al posto di cliccare una sola volta sul copia formato fai doppio clic, il comando resterà attivo e potrai annullare anche molte assegnazioni o addirittura tutte. Come avrai notato, questo metodo è molto più efficiente del precedente. Devi solo fare attenzione ad aggiornare le formule quando inserisci i colori manualmente. Concludendo, quale metodo scegliere? Il mio parere è questo. Se hai bisogno di un risultato rapido durante l'analisi dei dati, il primo metodo con tabelle, filtro e subtotale è probabilmente la scelta migliore. Se invece vuoi utilizzare formule come conta se o somma se senza applicare filtri e dunque ottenere risultati più immediati e generali, allora il metodo con infocella e gestione nomi offre molta più flessibilità. Naturalmente nessuno dei due metodi sostituisce completamente una soluzione con VBA o con una funzione personalizzata e se per caso ti interessasse una soluzione di questo tipo, ti invito a scrivermelo qui sotto nei commenti. Se le richieste saranno molte, preparerò un video sull'argomento, anche se per la maggior parte delle situazioni i due metodi visti oggi rappresentano un'ottima alternativa senza utilizzare macro. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!